Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi faccio vedere il pupazzetto, mettiamo così, il personaggio Demon Gorgone, che è un personaggio di una famosissima serie TV che stanno facendo, che hanno fatto comunque poco tempo fa su Netflix. Quindi chi l'ha vista sa di che cosa stiamo parlando, che è un mostro non molto bello comunque, però l'ho visto già in rete appunto che già c'erano qualche progetto appunto su questo personaggio e quindi l'ho voluto fare pure io. Sono molto carini, li potete fare come vedete fatto a portachiave, ok, mettendoci poi il gancetto, oppure solo così a pupazzetto normalissimo. È molto semplice, non è difficile da fare, quindi adesso a video vi spiegherò tutto. Vi lascio subito l'elenco del materiale, però prima vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e se il progetto può piacervi lasciate anche un pollice in su. Il materiale che ci servirà saranno questi 4 colori, io lo faccio sempre di cotone, quindi appunto vedete voi lo potete fare anche in lana, però io faccio tutto in cotone. Quindi il grigio, il nero, il rosso e il bianco. Poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, ago da lana, un marcapunti. Se lo volete fare a portachiavi, quindi vi servirà l'anellino, le forbici e un pochino di imbottitura. Iniziamo subito col fare le braccia, quindi ne dovremmo fare 2. Adesso vi faccio vedere una e poi fate l'altra. Quindi facciamo cerchio magico, dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse possiamo stringere il nostro cerchio magico. Siccome è un amigurumi andiamo a lavorare in cerchio, quindi non andiamo a chiudere. Andiamo subito sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi mettiamo il nostro marcapunti, o se no, se volete, le potete contare a mente, vedete voi come siete più comode. Però adesso dobbiamo andare a fare 6 giri, quindi dobbiamo arrivare fino al giro 7 con 6 maglie basse. Quindi questo che adesso abbiamo fatto è il primo del cerchio magico, quindi adesso iniziamo il secondo e facciamo 6 maglie basse per ogni giro, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Quindi arriviamo fino al giro 7. Ho finito i miei 6 giri, ok, di 6 maglie basse. Adesso questo filo io lo vado a mettere dentro, così ci fa un pochino di imbottitura, che sarebbe il filo del cerchio magico, ok, iniziale. Non dobbiamo andare a imbottire, quindi basta solo che ci mettiamo dentro il filo che ci fa giusto un pochino solo di imbottitura. Adesso, una volta che siamo qua, praticamente dobbiamo appiattire un po' il braccio e dobbiamo andare a prendere qua la prima maglia che abbiamo subito appena finito il giro con la 1 2 3 la quarta, ok, vedete, prendo la prima e la quarta insieme e vado a fare una maglia bassa, quindi prendo qua la seconda e la terza, cioè quella successiva e poi la terza, ok, e vado di nuovo a fare una maglia bassa. Quindi ho chiuso, come vedete, l'estremità. Praticamente sono andata a fare 2 maglie basse per chiudere insieme e tenerla chiusa. Ok, quindi qua possiamo tagliare il filo, lasciamolo lungo perché ci serve per poi cucirlo al corpo, ok, e possiamo fare nodino di sicurezza. Ok, quindi di questo qua ne abbiamo bisogno, quindi ne dobbiamo fare 2. Adesso facciamo le gambe pure ne fate una, ok, e potete tagliare il filo
Adesso facciamo la seconda insieme e il filo lì non è da tagliare perché poi le bisogna attaccare insieme. Quindi per fare la gamba facciamo più o meno lo stesso procedimento che abbiamo fatto per le braccia. Quindi facciamo sempre cerchio magico, però a sto giro dentro il cerchio magico andiamo a lavorare 8 maglie basse. Quindi 1, fatte le 8 maglie basse possiamo tirare il nostro filo del cerchio magico e chiuderlo, e di nuovo qua adesso andremo a lavorare 8 maglie basse per 6 giri, per altri 6 giri, ok, come abbiamo fatto per le gambe, per le braccia, scusate. Ho finito di fare i miei 6 giri anche qua della gamba, la stessa cosa qua con il filo del cerchio magico. Andiamo a metterlo solo dentro e anche qua non dobbiamo imbottire. L'unica cosa che dobbiamo poi imbottire è solo un po' il corpo e la testa. Allora, adesso abbiamo fatto appunto i nostri 6 giri. Prendiamo la seconda gamba, quindi nella seconda gamba possiamo appunto, come dicevo prima, prendere e tagliare il filo, ok, fare il nodino di sicurezza, chiuderla appunto e tagliare il filo. In questa invece il filo lo dobbiamo comunque tenere attaccato, perché adesso andiamo nella gamba praticamente, che ci andiamo a mettere, io direi subito qua vicino, se non proprio quella della chiusura, quella prima, ok, andare a prendere le maglie proprio qua. Io vado a prendere subito questa qua prima, quindi vedete infilo l'uncinetto nella, diciamo, nella seconda gamba, ok, e vado a fare una maglia bassa, ok. Fatta questa prima maglia bassa me la segno col marcapunti, perché adesso dobbiamo andare praticamente a unire le due gambe. In totale ci dobbiamo ritrovare con 16 maglie basse, quindi che sono 8 della prima maglia, della prima gamba e 8 della seconda gamba. Ok, quindi abbiamo fatto già la prima. Quindi continuiamo ad andare a lavorare lungo tutta questa gamba, quindi contiamo e facciamo, questa è la seconda, ci portiamo dietro il filo così lo nascondiamo, 3, anche qua il filo, se poi a un certo punto vi dà fastidio, ok, che l'abbiamo comunque già fermato, lo andiamo a mettere dentro, così almeno lavoriamo anche un po' più tranquille. Quindi 8 le ho fatte di questa prima gamba. Adesso andiamo a prendere praticamente la maglia, vedete questa è lavorata, adesso non so se riuscite a vedere bene, quindi questa maglia qua è lavorata, quindi andiamo su questa e quindi facciamo 9, ok, e adesso andiamo a fare l'ultima, che è quella prima del marcapunti ed è la 16ª. Ok, quindi abbiamo fatto 16 maglie basse e come potete vedere le abbiamo unite insieme le gambette. Adesso 16 maglie basse dobbiamo andare a fare per altri 3 giri, ok, quindi contiamo adesso dal corpo, quindi questo è il primo giro, ok, adesso andiamo a fare altri 3 giri, quindi arriviamo fino al giro 4 con 16 maglie basse. Ho finito i miei 3 giri, ok, come vedete, di 16 maglie basse. Adesso nel quinto giro dobbiamo andare a fare 2 maglie basse, quindi facciamo la prima e mettiamo il marcapunti, quindi una, 2 e una diminuzione. Quindi per fare la diminuzione prendiamo solo la costina davanti a noi della prima e della seconda maglia e andiamo a chiudere. Di nuovo 2 maglie basse, quindi una, 2 e una diminuzione. Quindi in questo quinto giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Nel sesto giro andiamo a fare 12 maglie basse, quindi una maglia bassa
per ogni maglia sottostante. Adesso per il giro 7 andiamo a fare 2 diminuzioni, quindi facciamo la prima, ok, e mettiamo il marcapunti, poi facciamo la seconda, poi facciamo 2 maglie basse, una e 2, facciamo altre 2 diminuzioni, questa è la prima e questa è la seconda, e poi facciamo le ultime 2 maglie basse. Quindi in questo settimo giro ci dobbiamo ritrovare con 8 maglie basse. Nell'ottavo giro andiamo a fare 8 maglie basse. Adesso, fatte le 8 maglie basse, queste qua dell'ottavo giro, andiamo ad attaccare le braccia. Ve le faccio attaccare adesso così possiamo lavorare meglio per andarle a cucire. È solo per una questione di comodità. Se volete le potete anche attaccare dopo, però io ho visto che attaccandole adesso mi viene più semplice far passare l'ago e tutto quanto. Quindi prendiamo il nostro primo braccino, ok, e andiamo a metterci proprio qua tra il giro che abbiamo fatto delle 2 diminuzioni, 2 maglie basse, 2 diminuzioni, 2 maglie basse, con l'ultimo giro che abbiamo fatto delle 8 maglie basse semplici, ok? Quindi lo mettiamo, cerchiamo di metterlo in linea con la gamba, ok? Cioè, vedete, cerchiamo di metterlo in linea e andiamo, ok, a mettere, vedete, mi viene più semplice fare entrare l'ago da dentro a fuori al corpo. Quindi vado a prendere le maglie che ho fatto, qua le 2 maglie basse che avevamo fatto per chiudere il braccio, ok, vedete, e le vado a cucire al corpo, così le vado a fermare. Quindi prendo, ok, 2 maglie, ok, ed andiamo appunto a fermarlo così sia questo che poi anche l'altro. Quindi gli diamo giusto un paio di punti, il filo poi possiamo mettere praticamente tutto dentro al corpo, ok, così rimane tutto ben nascosto. Vedete? Quindi l'ho già attaccato. Adesso ci andiamo a attaccare pure l'altro e poi continuiamo con la testa. Ho cucito, come vedete, anche il mio secondo braccio e poi ho iniziato a imbottirlo un po', ok? Quindi cerchiamo di imbottirlo, se no adesso poi è vero facciamo la testa, quindi ci andiamo un po' ad allargare, però un pochino è meglio mettercela. Adesso quindi per la testa andiamo a proseguire con il giro 9, ok? Dobbiamo fare il giro 9, andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante. Quindi qua nella prima mettiamo il marcapunti e sempre nella stessa maglia facciamo un'altra maglia bassa, quindi è un aumento. Quindi per questo nono giro dobbiamo andare a lavorare 16 maglie basse. Fatte le 16 maglie basse nel giro 9, adesso andiamo a fare il giro 10 e andiamo a lavorare una maglia bassa, ok, mettiamo sempre il marcapunti e un aumento. Quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Fatte le 24 maglie basse, adesso per 4 giri, quindi arriviamo fino al giro 14, andiamo a lavorare 24 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante per 4 giri. Ho fatto i miei 4 giri, ok, di 24 maglie basse, vedete mi sono allungata con la testa. Adesso nel giro 15 andiamo a fare 2 maglie basse, quindi nella prima
mettiamo il marcapunti, 2 e una diminuzione. Quindi di nuovo 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Adesso nel giro 16 andiamo a fare una maglia bassa e mettiamo il nostro marcapunti e una diminuzione, quindi stiamo andando a stringere la testa, quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Adesso, prima di andare a fare l'ultimo giro, che sono praticamente 6 diminuzioni, andiamo ad imbottirlo un po'. Io poi lo imbottisco meglio anche dopo. Quindi adesso l'ultimo giro, che quindi sarebbe il giro 17, andiamo a fare 6 diminuzioni. Quindi andiamo semplicemente a prendere le maglie. Ups. Andiamo a fare la diminuzione, quindi 6 diminuzioni. Ci dobbiamo ritrovare con 6 maglie basse alla fine. Fatte le 6 maglie basse, adesso lasciamo il filo un pochino lungo, cioè le 6 diminuzioni, scusate, lasciamo il filo un pochino lungo, lo tiriamo fuori e adesso qua il buchetto lo andiamo a chiudere col lago. Ok, io adesso me lo finisco di imbottire e poi vi faccio vedere come chiuderlo col lago. Per chiuderlo col lago, quindi, bisogna semplicemente andare a prendere la costina davanti un po' come l'uncinetto, però invece lo dobbiamo fare col lago. Quindi passare dentro tutte e 6 le maglie. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E quindi tiriamo il filo, vedete? E si è chiuso. Quindi adesso fermiamo pure il filo, che lo andiamo a nascondere. Adesso dobbiamo andare a fare praticamente il fiore. Quindi il fiore si fa una parte così del grigio e l'altra parte invece con il nero e il rosso. Io questa qua appunto del grigio me la sono già fatta, però quello che vi consiglio a voi è di fare prima quella appunto col nero rosso e poi questa grigia. Perché? Perché poi con il grigio, siccome qua i petali bisogna ogni volta prendere, staccare il filo e riattaccare per fare il petalo, perché poi vedete che sono tagliati i fili, quindi appunto è un filato riattaccato. Quando si andrà a fare l'ultimo petalo, che voi andreste a fare l'ultimo petalo, il filo qua non lo dovete neanche tagliare, quindi metterete poi la parte, vedete, rossa, vedete, questa è la parte grigia, con la parte rossa e andrete poi a cucirlo, cioè a fare la chiusura tutta insieme. Io adesso l'ho già fatto, quindi poi mi vado comunque ad attaccare con il filo grigio di nuovo e vado a fare la chiusura. Però appunto quello che vi consiglio a voi, così non dovete stare di nuovo a attaccare, a staccare di nuovo sto filo, fatevi prima questa parte qua del nero e del rosso e poi quella grigia. Ok, quindi adesso vi faccio vedere come farla, così poi questa grigia ve la rifarete da soli, cioè vedendo di nuovo il tutorial. Quindi con il nero, adesso penso che non si veda molto, però comunque ve lo dico a voce, quindi cercate di seguire, ma tanto sono solo 2 giri, quindi molto molto semplice. Allora, con il nero iniziamo con il cerchio magico e dentro il cerchio magico andiamo a fare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, possiamo stringere il cerchio magico, andiamo sulla prima maglia bassa, ok, che abbiamo fatto e andiamo a fare un aumento. Quindi anche qua sempre facciamo cioè lavoriamo in tondo senza fermare, senza chiudere.
Quindi per il secondo giro con il nero andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante e quindi ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. Ok, la 12ª maglia non la chiudiamo con il nero, quindi il nero lo possiamo anche staccare, ma andiamo a chiuderla con il rosso, così ci attacchiamo già direttamente. Ok, quindi con il rosso adesso ci portiamo dietro tutte e due le codine sia del rosso che del nero, così le fermiamo già. Adesso con il rosso andiamo a lavorare 3 maglie basse e un aumento, quindi entriamo subito nella prima maglia che ci ritroviamo. Ok, facciamo 1, 2, 3 e l'aumento. Quindi di nuovo 3 maglie basse e un aumento, 3 e l'aumento, e di nuovo le ultime 3 maglie basse e l'aumento. Quindi in totale ci dobbiamo ritrovare con 15 maglie basse. Adesso queste due codine le possiamo staccare, tanto l'abbiamo già fermate ben bene. Abbiamo solo più questa qua del cerchio magico che la andiamo poi a nascondere anche dopo. Adesso andiamo a formare i petali, quindi per formare i petali dobbiamo andare a lavorare su 3 maglie, ok, per ogni petalo. Quindi adesso andiamo sulla prossima maglia, quindi lavoriamo le prossime 3 maglie. Sulle prossime 3 maglie andiamo a fare, nella prima andiamo a fare un aumento, quindi 1 e 2. Poi entriamo nella seconda e facciamo una maglia bassa normale e nella terza andiamo a fare un aumento di nuovo. Quindi sulle 3 maglie ne abbiamo sopra 5. Abbiamo fatto 5 maglie, un aumento, una maglia bassa e un altro aumento. Quindi 2, 3, 4, 5. Ok? Adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare queste 5 maglie che abbiamo fatto adesso. Quindi sopra andiamo a fare 5 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, giriamo il lavoro. Adesso da queste 5 maglie basse dobbiamo andare a diminuire, quindi facciamo una prima diminuzione. Quale diminuzioni? Prendiamo tutte e due le costine della maglia, quindi tiriamo fuori il filo, entriamo nella seconda, tiriamo fuori il filo e chiudiamo. Quindi questa è la prima diminuzione. Poi facciamo una maglia bassa e di nuovo un'altra diminuzione, quindi di nuovo, quindi da 5 maglie basse che avevamo adesso ce ne dobbiamo ritrovare 3, quindi facciamo una catenella, di nuovo giriamo il lavoro e andiamo a fare subito una diminuzione, ok, quindi abbiamo un'altra maglia da lavorare e facciamo una maglia bassa. Quindi da 3 siamo arrivate a 2. Quindi di nuovo facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a fare una diminuzione. Quindi prendiamo tutte e due le maglie, ok, e facciamo la diminuzione. Una catenella di nuovo, giriamo sulla maglia che abbiamo, facciamo una maglia bassa e possiamo staccare il filo. Quindi qua non serve tenerlo lungo il filo, facciamo il nodino di sicurezza e stringiamo e possiamo tagliarlo appunto anche corto. Quindi fatta questa, adesso vi faccio vedere l'altro petalo
appunto come fare, come attaccarlo, e poi voi andrete a fare gli altri 3 che mancano. In totale devono essere 5 i petali. Quindi prendiamo di nuovo il nostro filo, andiamo a metterci, vedete, allora questa è la maglia lavorata, quindi andiamo a metterci subito in quella dopo. Facciamo una catenella in modo da agganciare il filo, rientriamo qui dove abbiamo agganciato il filo e dove abbiamo fatto la catenella e facciamo l'aumento, quindi 1 e 2. Poi sulla seconda maglia facciamo una maglia bassa e sulla terza un altro aumento. Ok, quindi ci siamo ritrovati con le 5 maglie basse. Quindi una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo le 5 maglie basse. Quindi facciamo 5 maglie basse sopra. 3, 4, la quinta è un po' qui nascosta, però cerchiamo di lavorarla, non ce la dimentichiamo. Quindi una catenella, giriamo, facciamo una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, una catenella, giriamo, una diminuzione, una maglia bassa, una catenella, giriamo, una diminuzione, una catenella, giriamo, una maglia bassa e tagliamo il filo. Nodino, ok, di sicurezza, e chiudiamo. Ho finito di fare, vedete, i miei petali, tutti e 5. Adesso quello che andiamo a fare è prendere un pezzo di filo abbastanza lungo del bianco, ok? Perché andiamo a fare praticamente i denti e i segni sui petali, quindi lo facciamo tutto con lo stesso filo, che ce lo passiamo da una parte all'altra, tanto non vi preoccupate se dietro ci sono le righe, perché tanto qua poi viene tutto coperto. Praticamente quello che dobbiamo andare a fare, io adesso, ok, vedete, ve lo lascio un po' così, in modo che se volete vedere un po' appunto come io li ho fatti, cioè fateli pure voi, o se ne volete fare di più o di meno, però più o meno sono dei segni un po' sparsi. Si fanno innanzitutto questi qua sul nero, che sarebbero i denti, ok? Una forma di denti. E poi appunto gli altri sui petali. Quindi per fare quello dei denti si entra semplicemente qua, lasciamo un po' lungo il filato anche bianco, perché poi adesso col nero e col bianco li fermiamo facendoci 2 nodini. Quindi prendiamo appunto, ho messo qua dove c'è dove finisce, vedete, il nero con il rosso, siccome qui c'è lo scalino, ce lo andiamo proprio già a nascondere facendo già il primo dente, chiamiamolo così. Ok, vedete? E poi adesso ci andiamo a fare gli altri. In totale io qua ne avevo fatti 2, 4, 6, 8. Quindi vedete voi, se ne volete fare 8, 9, 10, 6, in base un po' a come più vi piace, però di solito più o meno appunto sono 8. Quindi entriamo di nuovo in una qualsiasi parte, vedete, delle maglie nere, e vado a fare, ok, il secondo, e vado avanti così. Mi faccio appunto tutti un po' sti segni. Una volta finito qua tutto il cerchio del nero, ok, che ho fatto tutti gli 8 i denti, che vado
quindi sarò qua, vado prima su questo petalo, magari mi faccio un po' questa parte, poi scendo da quest'altra parte per poi riandare a risalire di qua e scendere di qua. Ok, vedete più o meno, cioè, appunto facciamo così e poi si scende, così e poi si scende, così e poi si scende. E vedete, non è che c'è una forma strana, le ho fatte un po' storte, un po' orizzontali, un po' verticali, quindi vedete voi appunto un po' da fare questi segni comunque con il filo e ago, cioè appunto da ricamarli così. Ho finito di fare, come vedete, il mio petalo rosso, ho fatto i segni, i vari segni. Adesso appunto, dopo che avete anche voi fatto quello grigio, allora quello grigio con quello rosso, il grigio va dietro, ma dobbiamo mettere, questa è praticamente la parte del dritto, ok? Quindi la parte del dritto con il rovescio del rosso. Perché vi faccio fare questo? Perché così almeno i petali combaciano bene. Perché se avessimo messo rovescio con rovescio, vedete, i petali sono un po' tutti storti, vanno, vedete, un po' tutti così verso la destra, ok? Vanno verso la destra, quindi mettendo la parte del grigio al rovescio ci ritroviamo che vanno verso sinistra. Quindi facciamo appunto che mettere il grigio nella parte del dritto verso di noi con il rovescio, vedete il rosso, praticamente questa è la parte del dritto, qua verso di noi, in modo che appunto riusciamo a combaciare bene i petali e a chiuderli meglio. Qua che c'è il filo del cerchio magico del grigio, allora volendo lo potete fermare e tagliare, oppure come faccio io lo faccio passare dalla parte praticamente del davanti, ok? Tanto adesso poi lo vado a chiudere, quindi me la rotolo appunto qua in modo che non mi dà fastidio e vado, ok, a metterci sopra il petalo. Adesso voi sicuramente, se avete seguito quello che vi ho detto prima, nell'ultimo petalo che avete fatto non avete tagliato il filo, quindi vi ritrovate il filo del gomitolo praticamente ancora attaccato. Io invece, che appunto l'avevo già fatto prima, adesso me lo vado comunque ad attaccare così, quindi non c'è nessun problema. Se sbagliate anche voi, che magari lo prendete o tagliate, non importa, cioè poi si unisce in un secondo momento. Quindi si va a prendere, si inizia su un lato, uno qualsiasi, del petalo, quindi si prende la maglia qua rossa con la maglia quella grigia. Allora, per andare a chiudere facciamo semplicemente delle maglie basse, quindi facciamo una catenella, rientriamo qua dentro stesso e ci facciamo una maglia bassa, così lo fermiamo ben bene. E poi andiamo a prendere praticamente le maglie proprio qua solo sul lato, sia di quella rossa che di quella grigia, e ci andiamo a fare la maglia bassa sopra. Quindi come vedete anche così, in questo modo che vi ho fatto mettere i petali, le maglie combaciano perché sono le stesse sia da una parte che dall'altra, quindi ci resta anche più semplice appunto per fare la chiusura. Quindi prendiamo da una parte e dall'altra e facciamo la chiusura. Io non ho un totale di maglie per il giro finale, quindi vedete un po' voi come vi viene man mano che le andate a chiudere, se sono più strette, un pochino più larghe. L'unica cosa che vi dico di fare attenzione è quando si arriva praticamente alla punta della stella del fiore, ok, tipo qua, ok, ho fatta una, adesso vado a fare qui la punta, nella punta lavoriamo almeno 2 maglie basse, quindi nella stessa maglia
si entra, se ne fa 2. Se vi viene più comodo per girare, per poi andare a chiudere quest'altro lato, ne fate anche 3. Quindi vedete anche lì un po' voi. Io con 2, perché poi l'altra la vado a fare subito qui vicino, quindi con 2 vedete già viene bene, ok? Quindi niente, finite appunto così la chiusura, fate solo attenzione da prendere bene le maglie. Abbiamo un po' di fili da dover portarci un po' dietro per nasconderli, però una volta che li abbiamo cioè, già fermati, tipo io adesso questi qua, cioè, sono già stati fermati tutti, quindi li taglio, ok, in modo da poter lavorare un pochino meglio. Questi qua quindi, cioè, qui nella punta comunque abbiamo fatto un nodino di sicurezza, quindi una volta che li fermate, dopo 2-3 maglie lavorate, maglie basse, li potete anche tagliare. Ok, quindi andiamo avanti così, appunto ci chiudiamo tutto il fiore. Una volta arrivati qua vi faccio vedere come continuare. Ho finito di chiudere, vedete, tutto il mio fiore. Adesso lasciamo il filo abbastanza lungo, perché poi con questo adesso dobbiamo andarlo a cucire praticamente alla testa. Quindi lasciamo il filo abbastanza lungo. Qua facciamo la chiusura invisibile, quindi tiriamo fuori tutto il filo, ok, poi prendiamo l'ago e andiamo a fare la chiusura invisibile. Quindi entriamo nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato e andiamo a farci la chiusura. Quindi passiamo con il filato verso la parte dietro, andiamo a metterlo un po' qui verso il centro, ce lo passiamo, vedete, attraverso le maglie e lo andiamo a mettere verso il centro. Quindi prendiamo il nostro pupazzetto, vediamo quale vuole essere, cioè quale volete scegliere come facciata, cioè se questa o questa. Io direi, siccome il fiore è abbastanza grande, che comunque copre un po' tutta la parte della testa, delle braccia, se non avete messo proprio le braccia perfettamente, che è un pochino più storte, magari stai da dietro, si nota, ok, boh, mettetelo magari dalla parte davanti. Quindi mettiamo il nostro fiore più o meno al centro, vedete, più o meno al centro della testolina e andiamo a cucirlo. Quindi facciamo passare l'ago da una parte all'altra, vedete, della testa, in modo da fermarlo. Ok. Qua nella parte dietro cerchiamo di seguire come sono i punti. Vedete, io adesso sono uscita qua, quindi mi vado a rimettere qua sotto come se fosse un punto. Ed esco dalla parte davanti e vado a prendere, vedete, il fiore. Quindi vado a fermare il fiore qua e ripasso dalla parte dietro. Tanto basta comunque anche solo che vi fate i bordi del fiore, perché comunque non potete andare a lavorare, cioè qua dentro, ok, facendo uscire il filo dalla parte nera o rossa che sia. Quindi bisogna andare a prendere solo questa parte grigia. Quindi quello che vi consiglio è lavorate appunto tutto facendo passare il filo così da una parte all'altra della testolina. Ok, vedete, allora ho fatto il primo punto qua sopra, quindi adesso lo vado a fare un po' qua sotto.
non tiriamo solo molto il filo, perché sennò poi tira qui anche nel dietro della testa e fa difetto, quindi cerchiamo di tenerlo cioè, tirato ma non troppo, quindi sono qua nella parte dietro, cioè bassa, vedete, vado a prendere qua il pezzo del fiore, lo vado a chiudere e passo di nuovo col l'ago dalla parte dietro e tiro il tutto in modo da tenere fermo. Una volta che avete attaccato, vedete, il vostro fiore, potete, se volete, come ho fatto io qua, mettere l'anellino, o se no lasciarlo semplicemente appunto così come ho lasciato questi due. Eccoli qua. Sono molto carini, molto semplici da fare, perché comunque non c'è niente di difficile, è un amigurumi, quindi è abbastanza semplice da fare. Ci va leggermente un pochino di manualità per magari chiudere un po' il fiore, perché sappiamo che dove non ci sono le maglie ben definite, che dobbiamo andarcela a cercare noi, ci diventa un po' difficile poi prenderla doppia, prendere da una parte e dall'altra, ci resta un pochino più difficile, ma piano piano, con calma, si fa anche quello, quindi non è questo lavoro impossibile. Quindi per chi ha visto la serie televisiva, che comunque gli piace, un po' appassionato o cose, questi pupazzetti sono molto molto carini. Le mie figlie me l'hanno chiesto e quindi io l'ho dovuti fare, per quello che ho detto vabbè, faccio il video così li faccio vedere anche per chi magari ha il nipote, o per carità l'amica, l'amico che magari è un po' appassionato di questo film, e quindi ho fatto appunto il Demogorgone. Come lunghezza, come altezza, non l'ho detto subito all'inizio, sono più o meno sui 10-12 centimetri. Ok, quindi neanche più di tanto grandi. Poi con l'uncinetto, sempre il filato che ho usato io, poi voi dipende dall'uncinetto, dal filato e dalla vostra mano, perché come sapete io comunque ho una mano abbastanza stretta di lavorazione. Se voi ce l'avete magari un po' più morbida, più larga, può essere che magari vi viene quel centimetro, centimetro e mezzo più grande. Ok, quindi io vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il progetto vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!